Ciao a tutti gli amici di KSynth Lab, oggi nuova recensione in collaborazione con MIDI Plus e siamo in compagnia di X6 Max. Innanzitutto X6 Max è qui in collaborazione appunto con MIDI Plus, che è appunto il brand proprietario di questa Master Keyboard, quindi in realtà la serie X Max è composta da più modelli, abbiamo 4 modelli, in realtà 3 sono già sul mercato e uno uscirà prossimamente. Io in collaborazione con MIDI Plus appunto ho richiesto questa X6, quindi la versione 61, perché mi sembrava un controller molto interessante da portare sul canale. Avete già visto questo controller nelle demo di Waldorf Protein, quindi ho utilizzato esattamente questa master per pilotare Protein. Ci saranno degli spezzoni anche con la X6 e Protein durante questo video. Vedremo poi alcune funzioni anche della tastiera di cui parliamo tra poco e adesso andiamo a vederla un pochino più nel dettaglio. Sul mercato ci sono già 3 modelli, io appunto ho scelto il taglio del 61 anche perché in studio non avevo controller 61 tasti, avevo solo dei controller 49, quindi comunque mi interessava il fatto di avere la 61 per 2 motivi. Uno, per una questione di spazi che ho io in studio, e secondo perché a differenza di X4 che è il modello da 49 tasti, la X6 come anche la X8 che è quella appunto da 88 ha tutta una serie di controller a pannello completi, perché se X6 e X8 hanno gli encoder, i pad e anche questi 8 slider che vediamo appunto da questa parte, X4 si ferma solo ai pad per una questione anche di spazio appunto sul pannello, che comunque è molto compatto, quindi lo spazio è quello che è. Chiaramente la versione 88 è semipesata, uscirà, come dicevo poco fa, sul mercato una versione che si chiamerà X8 Max H, quindi con meccanica Hammer Action Fatar,
presumibilmente, visto il peso, quello che ho capito, potrebbe essere già la nuova TP110, comunque siamo nel range di TP100, TP110. Quella dovrebbe uscire nel corso dell'anno, comunque è già in fase di sviluppo e sicuramente è un modello che se possibile proverò, perché sono curioso appunto di vedere l'interazione di meccanica Fater su prodotti MIDI Plus. Quindi con MIDI Plus questo chiaramente è l'inizio di una collaborazione e col tempo probabilmente ci saranno anche altri prodotti che verranno portati sul canale. Ho voluto appunto la serie Max perché se comunque ci sono a catalogo dei controller nudi e crudi, quindi né più né meno un controller MIDI punto e stop, la serie Max ha delle caratteristiche molto interessanti. Adesso le vediamo nel dettaglio, intanto facciamo una panoramica dello strumento e poi parliamo di queste funzioni. Allora, come vedete da qua sopra, la tastiera comunque è relativamente compatta come profondità. Il tasto è un tasto standard. Per farvi un esempio di cosa mi ricorda di altri strumenti sul mercato, a me ricorda particolarmente la risposta e il tocco anche di Astrolab 61, proprio perché comunque il tasto è pieno, non è un tasto vuoto, è un tasto comunque molto scorrevole, è godibile, si suona veramente bene. Dicevamo appunto che la X6 è piena di controlli, quindi abbiamo gli 8 slider, sulla serie X4 non ci sono, gli 8 pad dinamici, quindi come vedete qua rispondono alla dinamica, il display, gli 8 knob, cioè che in realtà sono degli encoder senza fine, abbiamo 8 tasti, la parte di controllo play, pausa, stop, rec, che comunque si interfacciano con le varie DAW che vediamo tra poco. C'è questo controller multidirezione, quindi rotativo e anche che risponde poi al tocco, controllo transpose dell'ottava, pitch e modulation wheel retroilluminati e anche un X-Band che è un ribbon che come vedete viene visualizzato anche sul display. Sul pannello posteriore, adesso io vi faccio vedere da qui, abbiamo la connessione per l'alimentazione, si alimenta tranquillamente tramite USB come sto facendo io in questo momento, abbiamo le porte per sustain, switch programmabile, un altro pedale assegnabile, MIDI in true e out, cosa non facile trovare un MIDI true su un controller, abbiamo un ingresso AUX in e abbiamo un'uscita stereo jack 6 e 3 left and right e di questa parliamo tra poco, in realtà parliamo anche di AUX in. Il resto del pannello rimane vuoto. Allora, come vedete qui già sul display c'è una scritta Grand Piano, quindi vediamo se riesco a zoomarvela un pochino, quindi Grand Piano viene mostrato appunto sul display e se io scorro con l'encoder che c'è appunto qua a sinistra, adesso voi zoom ma io sto ruotando né più né meno il controller tutto a sinistra, vedete che ci sono dei nomi di suoni che cambiano sul display. Questo perché? Perché questa è una delle caratteristiche di X Max 6, 4, 8, 8H. All'interno di questo controller, che non è solamente appunto un controller, ci sono anche dei suoni, sono dei suoni
base, però sono comunque dei suoni utilizzabili, alcuni di più, alcuni di meno, ma è comunque un qualcosa che non si vede spesso su altri strumenti. Purtroppo per dei limiti di progetto non è possibile, nonostante la disponibilità comunque di MIDI Plus alle mie richieste, non è possibile disattivare questi suoni e utilizzare l'aux-in per fare un passaggio, quindi ingresso da una sorgente esterna AUX a l'out, quindi sfruttare magari un iPad o qualcosa per uscire in left e right e pilotare magari in simultanea audio e MIDI direttamente con un unico strumento. Sarebbe stato comodo, hanno capito la mia idea, che secondo me è un qualcosa che serve a tanti, poter utilizzare magari un Mac, poter utilizzare un iPad e con un controller di questo tipo avere praticamente scheda audio e controller in un unico dispositivo. L'ideale sarebbe ancora più al top avere audio over USB, quindi audio e MIDI over USB. Spero che nella prossima serie questa cosa ci sarà e quindi praticamente avere questa cosa in più. Abbiamo comunque la possibilità di utilizzare l'aux per far entrare dell'audio e intanto suonare, però i limiti di progetto nascono dal fatto che comunque sia i suoni interni che la parte dell'aux passano tramite il controllo CC07, quindi in questo caso tutto quello che entra e tutto quello che è all'interno sono gestiti da un unico parametro di volume, il controllo del volume che viene gestito appunto da questo ultimo potenziometro o dall'X-band. Questa cosa non è del tutto negativa, perché se sì da una parte abbiamo momentaneamente su questo modello un limite progettuale, non è stato pensato così dall'inizio, quindi non si poteva fare nonostante le mie richieste purtroppo, abbiamo però una cosa che ci viene comunque a vantaggio, perché innanzitutto lo strumento è realizzato in metallo, quindi sia la parte inferiore, a parte praticamente dove c'è il pitch bend, tutto il resto è in metallo e anche i fianchetti sono in plastica ovviamente. Quindi abbiamo un controller che è solido, robusto e che sicuramente può venire utile in sede anche live, perché di controlli personalizzabili ce ne sono tanti. Insieme allo strumento c'è un editor per Mac e PC, quindi si può creare le proprie mappe sullo strumento e configurare i vari controlli. L'altra cosa appunto da non sottovalutare è se noi utilizziamo uno strumento dal vivo. Solitamente capita di portarsi magari aver bisogno di un backup. Abbiamo però magari un setup ibrido, quindi abbiamo magari un synth, una workstation, uno stage piano e abbiamo magari un Mac, abbiamo un iPad, abbiamo dei suoni esterni che comunque vanno in una scheda audio, vanno nel nostro stage piano, nel nostro synth e poi vanno all'impianto e tutto. E abbiamo un controller dedicato per i nostri VST, per esempio. Cosa succede? Peggiore delle ipotesi, il computer va in crash. Però noi abbiamo bisogno di suoni, oppure ancora situazione ancora peggio, non abbiamo un altro strumento ma utilizziamo solo VST o AV3 dal vivo. Il computer non ne vuole sapere di funzionare stasera, quindi cosa facciamo? Andiamo a casa? No, con uno strumento come questo, che ha appunto dei suoni al proprio interno, possiamo avere un backup direttamente nella master.
quindi sentiremo qualcuno di questi suoni durante il video. Diciamo che però non magari con gli stessi suoni che abbiamo l'abitudine di usare solitamente, però portiamo a casa la serata, quindi è comunque un bel muletto da avere, perché questa l'accendete e funziona, è hardware, funziona. L'iPad, il computer, ci sono tante variabili che talvolta non vanno nel verso giusto. Quindi questo è un bel plus che ha questa tastiera e che non hanno altre appunto di MIDI Plus, ma neanche di altre marche, e che quindi ci permette di avere un po' una sorta di ancora di salvezza in una situazione critica live. Possiamo utilizzarla comunque con i propri suoni abbinata magari a qualcos'altro, perché magari i suoni interni ci vanno bene, quindi ci bastano così, e quindi è un qualcosa, magari anche un hobbista che vuole un controller che abbia comunque questa possibilità in più, questo lo fa. È possibile passare comunque nelle varie modalità, quindi con le scene è possibile passare nelle varie tipologie, quindi se io premo sul pannello il tasto Scene, noi possiamo comunque scorrere e abbiamo già premappato magari FL Studio, Cubase, Ableton Live, Logic, le performance, queste sono altre mappe personalizzabili. Abbiamo la sezione appunto User, quindi se noi poi andiamo a selezionarlo cambiano anche di colore. Per esempio se noi andiamo a scegliere Scene e mettiamo Cubase e la selezioniamo, cambia ancora colore perché per Cubase è assegnato il blu, quindi comunque ci sono queste mappe che vengono cambiate in base a che cosa stiamo utilizzando. Per esempio andiamo su Logic, diventa grigio, quindi in questo modo comunque la tastiera ha già delle mappe preimpostate e possiamo tranquillamente utilizzarla in base a quello che ci serve. Quindi andiamo magari su Performance, torna in arancione, e in questo modo abbiamo i nostri suoni. Dobbiamo utilizzarla solo come controller, non ci interessa, abbiamo delle nostre mappe salvate e assegnati controlli per fare determinate cose. Io per esempio sono andato in User 1, è diventato rosso, e in questo modo so che questa è la mia mappa personalizzata. Teoricamente se cambiamo in User 2 il colore rimane uguale, perché comunque siamo sempre dentro nella sezione User. La meccanica comunque risponde sia a Velocity che Aftertouch, come anche i pad che ci sono sul pannello. Lo strumento di suo, quindi parliamo nelle tre versioni, nonostante sia in metallo non è pesantissimo, parliamo per le versioni semi pesate, non ho il peso, cioè non è scritto neanche sul sito al momento il peso della versione col tasto pesato, ma indicativamente saremo penso sui 12-15 kg massimo, con la versione Hammer Action appunto. Gli altri tre modelli pesano rispettivamente 5 kg la versione 49, 6 kg questa e 8 kg la versione X8 non pesata. Che appunto tutte e tre le versioni hanno lo stesso tasto, in questo caso cambia solo l'estensione della tastiera. Lo strumento indicativamente costa sui 500-600 dollari. Al momento non mi risulta che sia distribuito in Italia, è disponibile comunque tramite altri siti. So che MIDI Plus si sta muovendo per trovare anche un distributore in Europa, ovviamente sono già più forti sul discorso di Asia e altre parti del mondo. Per l'Europa è un pochino scoperta, però so che si stanno muovendo, quindi prossimamente sarà possibile acquistarla magari direttamente già tramite distributori locali o comunque europei. Io ringrazio MIDI Plus per avermi mandato questo strumento, ringrazio voi per l'interesse in questo video. Cliccate mi piace a questo video per supportare il canale, perché ogni mi piace che lasciate al video fa crescere il video e fa crescere il canale in sé. Noi ci vediamo alla prossima demo o recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!